Un bel po' di mesi fa, in un video recensione della GlodeUp 2 Pro, aprì questa breve parentesi. Proverò a mettere insieme tutte le ultime novità di casa Naturike, comprese due tende per ora annunciate solo su un post su Facebook, ma già disponibili per essere acquistate su AliExpress, davvero interessanti. E oggi, un bel po' di mesi dopo, sono qui a parlarvene. Parto con una breve premessa e con il raccontarvi i motivi che mi hanno portato a scegliere questa tenda. Io non ho mai amato troppo le monotelo e le tende singole, ma ne riconosco i vantaggi. L'ultimo modello di tenda singola che ho avuto è stata la Lanshan, una pole tent a due teli molto leggera. Venduta la Lanshan, lo scorso anno ho acquistato la GlodeUp 2 Pro, l'aggiornamento dell'ormai famosa GlodeUp, tenda che ho mostrato in più video in questo canale, tenda che tuttora possiedo e che mi piace molto proprio per i dettagli che la Pro presenta in più rispetto alla versione precedente. 1,5 kg, 1,6 kg circa per una tenda due posti, un ottimo compromesso. Per il bivacco invernale ho acquistato la Flame 2, tenda Extreme che, date le sue caratteristiche, pesa ovviamente molto, che risulterebbe troppo pesante o addirittura superflua da usare durante l'estate, soprattutto in previsioni di trekking, quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino spalla di più giorni. La linea, la forma base della Flame è la stessa della GlodeUp, quindi abbiamo una tenda con apertura frontale. Ora possiamo anche dire che la Flame 2 è un discorso a parte, ma è di fatto uguale come linea, come abitabilità alla GlodeUp. Ecco che volevo avere una tenda singola, sempre leggera e con un'entrata differente, quindi laterale e possibilmente abbastanza ampia. Direte voi, potevi tenerti la Lanshan quindi? Sì e no, perché le pole tent, pur essendo davvero valide, anche loro non le ho mai amate troppo. Il bastoncino su cui installare la tenda e messo lì davanti l'entrata mi ha sempre lasciato un po' così insoddisfatto. Perché non amo particolarmente, oltre alle pole tent, le monotelo? Per la condensa ovviamente, un problema che in questo tipo di tende può presentarsi in maniera più importante rispetto alle tende doppio telo. Quindi abbiamo un amore mai sbocciato per le pole tent e un amore mai sbocciato per le monoposto, ma anche il bisogno in alcuni casi di molta leggerezza che sia le monotelo e che le pole tent possiedono. Cosa prendere quindi? Bella domanda. Un anno fa uscì un post dove veniva presentata una collaborazione con Jeans Gear. All'inizio su queste tende si trovava poco e si trova poco tuttora. Ho incominciato ad osservare questa tenda, ma vedevo che il prezzo era alto e quindi non ero propenso all'acquisto. Poi man mano foto e relativi dettagli a disposizione sono aumentati. Entrambe le versioni, da un posto e da due posti, hanno continuato ad incuriosirmi molto, ma c'era ancora un problema: il prezzo. Ho aspettato e alla fine l'ho trovata ad una cifra finalmente consona e oggi ve la mostro. Dubban 1, ma vedremo anche la Dubban 2. Questa bella novità di casa Naturike, anche se in collaborazione appunto con Jeans Gear. Partiamo dai dettagli. Il peso 1 kg netto per la monoposto e 1,4 kg per la due posti. Un peso assolutamente interessante considerando che parliamo di due tende con paleria. Una chicca, come qualcuno definì il Bivy Bag in T-Rec, che in Italia usiamo in pochissimi ma che ho recensito, vi lascio sempre il video in descrizione, e che sto usando, con cui mi ci trovo davvero bene. Prodotti che, se si osservano e si studiano cercando di capire se fanno al caso proprio, senza aspettare che tutti li acquistino per sentirsi al sicuro. Insomma, a volte occorre anche un po' rischiare. Paleria, abbiamo detto, due pali da 8,5 mm, modello Yuxon, gli stessi della GlodeUp Pro, che quindi già conosco nella versione singola, e 3 nella due posti. Un buon compromesso tra flessibilità, leggerezza e resistenza. La paleria nella GlodeUp ho provato a stressarla spingendo una volta montata e devo dire che ha sempre resistito bene.
faccio un'altra premessa. Se non avessi tra le mie tende, sempre della Naturike, la Opalus 2, tenda a tunnel incredibilmente grande, parliamo di 4 metri di lunghezza, a fronte di un peso davvero ridotto, 2 kg, 2 kg e 2, con il sottotelo compreso nella tenda, avrei acquistato oltre alla singola anche la 2 posti. 2 posti che con 1,4 kg consentono a 2 persone che dividono il peso della tenda di portare nel loro zaino circa 700 grammi a testa, un peso straordinario. Però, come ho detto, le monotelo non le ho mai amate troppo, quindi che cosa mi ha spinto a prendere questa tenda oltre al peso? Nel tempo, studiando i vari dettagli, mi sono reso conto che entrambe sono tende studiate con la consapevolezza che siano appunto monotelo, quindi tende che tendono a soffrire molto il fattore condensa, e sono quindi delle tende che danno molta importanza alla circolazione dell'aria al loro interno. Quali sono quindi questi famosi dettagli? Sicuramente le 2 prese d'aria, ma queste sono comuni a tutte le tende o quasi, ma non con questa forma e non con la possibilità di gestire noi stessi il flusso, e dopo vediamo bene come. La Taban 1 è una quasi tunnel, da 2 posti una tunnel a tutti gli effetti, anche se dal taglio più aerodinamico rispetto ad una tunnel classica come appunto la Opalus, piuttosto che altre. Essendo le 2 prese d'aria lontane tra loro e non vicine come nelle tende a cupola, e faccio un esempio, la Vic per citarne una, o frontale al centro come per la Lanshan, questa disposizione consente all'aria di circolare, almeno per quanto mi riguarda, più velocemente all'interno della tenda, portando via l'aria calda, l'umidità che siamo noi a produrre attraverso le nostre cavità orali. Io di questo me ne sono reso conto da quando ho cominciato a usare le tende a tunnel, la Nordics prima e la Opalus adesso, dove nonostante ci siano 2 sole prese d'aria per una tenda da 4 metri, io non ho mai sofferto al loro interno condensa. C'è da dire anche che entrambe però sono doppio telo, che è un fattore che incide molto. E poi una terza presa d'aria, fatto molto insolito in una tenda soprattutto singola, ovvero questo triangolo basso che io all'inizio, senza avere foto dell'interno, non capivo bene cosa fosse. Il disegno ormai consolidato a birdwing nella parte bassa del telo esterno, che permette un flusso d'aria maggiore, pur tenendo un'eventuale pioggia lontana dall'entrare all'interno della nostra tenda. Lo stesso dettaglio che ha la versione aggiornata della Grow Up, la versione Pro. 3 dettagli quindi che mi hanno convinto, oltre alla forma che mi piace molto, al peso davvero limitato, ad acquistarla. E ora che l'ho montata e ce l'ho tra le mani, devo dire che sono davvero contento. Insomma, come avete visto dall'introduzione, è stato un corteggiamento lungo e paziente. Nelle tende bisogna comunque osservare tanti altri dettagli, ad esempio centimetri alla mano, un catino davvero spazioso e l'altezza nel punto più alto effettiva di oltre 1 metro, dove si riesce a stare seduti comodamente senza sbattere la testa. E quindi devo dire che appena ho avuto tra le mani pazientemente maggiori dettagli, foto ed info, è stato amore a prima vista. Ma come ho già detto anche in precedenza, ho voluto comunque aspettare anche per il fattore del prezzo, fattore comunque importante e da tener conto. E l'ho trovata finalmente su Amazon, la versione 1 a 129, mentre al momento la versione 2 si trova nello stesso link che trovate in descrizione a 169, quando prima il prezzo della singola non scendeva mai sotto ai 170 e mai sotto ai 200 per la versione 2 posti. E poi un giorno nello store della Naturike di Amazon l'ho trovata a questo prezzo e non ci ho pensato 2 volte. In rete c'è solo una recensione video della tenda, quindi è stato un po' un acquisto alla cieca, basato su ciò che cercavo, ma tenendo conto di tutti questi fattori
che messi insieme mi hanno convinto ad acquistarla. Ma adesso andiamo avanti con la tenda e entriamo all'interno per vedere l'abitabilità e alcuni dettagli. Spazio per una persona singola è più che sufficiente, anzi, a dire il vero, non prendete troppo sul serio quello che sto dicendo, 2 persone non corpulente, snelle come me e magari non alte, e se vogliono sacrificarsi un po' riescono a starci dentro, e mentre ad esempio con la Lanshan singola tutto questo non sarebbe mai stato possibile. Sicuramente bisogna sacrificarsi un po', ma dividere solo 500 grammi per uno nello zaino per una tenda sarebbe davvero straordinario. Il catino è molto largo e quindi consente di eventualmente mangiare, se ad esempio c'è brutto tempo, all'interno con tutto lo spazio che si ha a disposizione per restare comodi e anche puliti. La terza presa d'aria che avete visto all'interno consente quindi un flusso d'aria e un'uscita dell'umidità che produciamo noi attraverso le nostre cavità orali quasi immediata, senza che questa giri per la tenda e che con molta probabilità resti poi attaccata alle pareti formando le famose goccioline. Abbiamo parlato di peso, di paleria, di dimensioni, di tipologia della stessa, ma in una tenda esistono anche altri fattori importanti da considerare, che sono i tessuti e la resistenza agli agenti esterni, alla pioggia, e qui veniva fuori l'unico dubbio che avevo al riguardo. Le primissime immagini, non nei store ufficiali di Naturike, ma solo su un sito esterno di AliExpress, parlavano solo di un'impermeabilità, di un waterproof index di 3000, senza specificare se era per il catino o per il telesterno, e una PU di 1500, un valore che potrebbe risultare un po' bassino. Ora andrebbe fatte le dovute distinzioni tra PU e waterproof index, e adesso il sito della Naturike parla di 3000 di waterproof index per il telesterno, per il fly, e 4000 per il catino, e telesterno in 15D, catino in 20D, valori che sono sufficienti per avere una buona impermeabilità e resistenza. Il sito ufficiale Naturike la definisce 4 stagioni. Ora non voglio sostituirmi a nessuno, ma io non andrei oltre le 3 stagioni, ma può essere al limite considerata una tenda 4 stagioni, tenendo comunque conto che non abbiamo una tenda secondo me propriamente adatta a dei climi particolarmente freddi. Ovviamente, essendo la forma di entrambe a tunnel, non parliamo di tende autoportanti, che potrebbe essere per alcuni uno svantaggio, ma la paleria esterna e non interna, come ad esempio nelle Glodap a 2 teli, ci consentono un movimento in meno, ovvero quello di installare il secondo telo dopo aver costruito la zanzariera sulla paleria. E come per la mia Opalus o la Flame, sia nelle doppio telo che nelle monotelo, la paleria esterna nel tempo è diventato quel fattore a cui oggi difficilmente riesco a rinunciare. Insomma, tempi di installazione, soprattutto se si è da soli con una tenda ad esempio da 2 posti, davvero ridotti. Ma torniamo, restando sempre in casa Naturike, alla mia Glodap 2 Pro. Sto pensando quindi di darla via? Assolutamente no, perché è una tenda che mi piace molto e il peso, ma anche lo spazio in più in certe situazioni può essere un vantaggio, ma in previsione di alcune uscite un po' impegnative che ho in mente di realizzare, quei 600 grammi in meno e anche quei 2-3 minuti in meno necessari all'installazione possono diventare un fattore importante nell'economia, soprattutto di un trekking lungo o magari con dislivelli impegnativi. Inoltre, ora entro un po' più nel personale, voglio vedere se questa tenda può diventare parte integrante di un progetto che a breve vi illustrerò e che in passato prevedeva la Lanshan, ma considerando che come peso siamo quasi sullo stesso livello, ho deciso per ora di sostituire appunto la Lanshan 1 e la Lanshan 2 con la Taban 1 e la Taban 2 della Naturike. Dalle foto prese dall'alto si possono vedere le differenze tra le 2 tende in termini di lunghezza, larghezza e anche dettagli.
La 2 posti è molto lunga e centimetri alla mano offre una camera per dormire ampia e un buon abside. Ingresso però in questo caso frontale. Ora, non avendola ancora tra le mani, non posso mostrarvela, ma a differenza della 1 esiste questa gonna superiore che facilita l'ingresso dell'aria, che copre tutta la sezione centrale della tenda, una presa posteriore e sull'anteriore, come per la Cloud Up, si può tenere un po' la lampada aperta ed avere quindi la quarta presa d'aria all'interno di una monotelo. Un altro dettaglio che mi piace molto della versione 2 posti è il doppio attacco dei cordini antivento, che scarica meglio il peso su di un singolo picchetto e copre una sezione più ampia della tenda stessa. Peso straordinario, 1,4 kg effettivi, considerando lo spazio disponibile, quindi 2 persone abbastanza comode all'interno e spazio sufficiente per alloggiare all'interno della tenda stessa 2 zaini. Ma torniamo alla versione singola e andiamo a vedere insieme la questione dei picchetti e altri dettagli. I picchetti sono in tutto 14 ed hanno questa forma particolare che mi piace molto, ma nonostante possano sembrare più grandi rispetto ai classici picchetti che oggi si usano ultralight, sono incredibilmente leggeri. Picchetti che hanno una sezione superiore più ampia dove si può battere con una pietra o, per chi vuole usare un martello, il picchetto stesso, senza rischiare che poi la punta nel tempo si vada a piegare. Cordini antivento distribuiti in maniera omogenea sulla tenda e un attacco posteriore particolare che adesso andiamo a vedere. Ora, in caso di forte vento è sempre opportuno seguire le linee guida con cui è stata costruita una tenda, ma in una situazione di calma, essendo una tenda con la paleria e quindi se usiamo i bastoncini da progressione abbiamo 2 bastoncini che di fatto non useremo, a differenza delle pole tent, ecco che possiamo andare a incrementare ulteriormente il flusso dell'aria usando invece dei picchetti a terra che comunque ci sono intorno al perimetro della tenda. Possiamo quindi usare il bastoncino e tenere una linea ancora più alta, aumentando il flusso dell'aria all'interno della tenda. Ovviamente in caso di forte vento o pioggia è più opportuno seguire l'installazione più verticale che conduce al terreno. Il sistema posteriore di attacco è basato su questi 2 cordini che entrano nell'anello centrale e quindi vanno a scaricare il peso su 2 punti, ma ci sono anche 2 fettucce sulla paleria. Magari prendiamo un pezzo di cordino a parte, usiamo un attacco singolo solo per la presa d'aria e scarichiamo invece il peso più lateralmente usando appunto gli anelli sulla paleria. E questo è un dettaglio che mi piace molto perché è una versatilità che possiamo avere nella tenda. Ritornando al discorso della versatilità delle prese d'aria, siamo abituati nelle tende ad avere delle prese d'aria classiche che noi al massimo possiamo aprire o chiudere. Ecco che in questa tenda possiamo gestire come vogliamo noi proprio l'ampiezza del flusso dell'aria e portarlo ad un livello ancora più alto. Cuciture interne termosaldate e 2 velcri sulla zip. Tuttavia la cerniera non mi sembra che sia IKK, ma scorre molto bene e la copertura va a coprire perfettamente la cerniera stessa, quindi in caso di pioggia non rischiamo che l'acqua si insinui appunto nella cerniera. Una forma secondo me molto valida anche per affrontare dei venti molto sostenuti, in quanto a differenza ad esempio della Opalus, che comunque essendo più larga scarica il peso su una lunghezza maggiore, molto rotonda. Considerate che non ho installato i cordini antivento laterali, quindi la tenda potrebbe essere ancora più tesa di quanto lo vedete, ma comunque senza 2 cordini antivento questa tenda si riesce davvero a montare molto bene e a tenerla subito salda sul terreno. Fattore anche questo da non trascurare. Ma ora, dopo aver realizzato questo video lunghino, ma ci tenevo a mostrarla bene questa tenda, e mostrandola anche con questa configurazione molto semplice, ovvero andando ad aprire
il telo esterno, possiamo creare anche questa piccola veranda molto spaziosa e molto comoda. Basta installare bene il bastoncino. 2 tende, quindi come ho già detto, pensate con la consapevolezza che siano tende monotelo. Ecco che qui l'evoluzione nel tempo porta sempre le aziende ad andare a sistemare quelli che potrebbero essere dei problemi che ogni tenda può presentare. Ovviamente la condensa è un fatto da accettare e con cui confrontarsi e mettere a conto, ma se vengono realizzate delle monotelo con delle aggiunte che cercano di ridurre al minimo appunto il problema della condensa, questo può essere solo che un vantaggio. E io questo nuovo concept, che esce un po' fuori dai canoni classici della Naturalike, per il momento ho voluto provarlo. Ovviamente per valutare una tenda bisogna anche incominciare a dormirci fuori, e a breve arriveranno dei video dove la vedrete all'opera. Vantaggi, come abbiamo detto, appunto, sia per la tenda da un posto sia per quella a 2 posti, e molto flusso d'aria al loro interno. Peso davvero ridotto, un peso quasi simile alle Poltente. Vi ricordo che questa pesa 1 chilo, ma che ci dà una tenda con padria, e capisco perfettamente che per molte persone le Poltent possono sembrare poco affidabili. In realtà non lo sono affatto, ma comunque per i più scettici avere 2 pali su cui montare la tenda, se può dare maggior garanzia, insomma, ben venga. Esteticamente, anche se non è la cosa più importante da vedere in una tenda, a me questa tenda piace davvero molto. Una forma, se vogliamo definirla così, persino particolare, che ricorda ad esempio le tende quelle definite a conchiglia, come la Shell 2 della 3F Well Gear. Tenda, ma va preso ovviamente alla leggera quello che dico, singola, ma che potrebbero entrarci quasi 2 persone. E quello che farò io è sostituire ovviamente la bag che ti danno in dotazione con le dry bag, che consentono di comprimere ancora di più la tenda al loro interno e di proteggerle in quanto impermeabili. Vi lascio anche il link delle dry bag che sto usando ormai da 1 anno e il video di presentazione delle stesse. Tenda che, l'ho già detto, mi piace davvero tanto. Che dire, spero che il video sia stato di vostro gradimento, che sia magari anche utile per riflettere sui vostri acquisti. Trovate, vi ripeto, il link in descrizione dove potete osservare anche centimetri, misure con tutta calma, ed eventualmente acquistarla. Vi ripeto che il prezzo migliore al momento sul mercato per queste 2 tipologie di tende è appunto sul link che vi inserisco io. La Naturalike non mi paga, è un acquisto fatto con i miei soldi, e quindi tutte le valutazioni che vengono fatte sono in base ai miei ragionamenti, e non perché qualcuno mi paga per dirvi che questa è la migliore tenda sul mercato. Sta uscendo una specie di invito, l'ho già annunciato nell'ultimo video che ho realizzato durante l'escursione nel Velino, anche quello vi lascio in descrizione, e a breve vi presenterò l'idea che avevo di organizzare l'uscita tutti insieme. Quindi, se non siete iscritti, iscrivetevi, e ci vediamo nei prossimi video.